Cari amiche, oggi parliamo di scialli. Come possiamo non indossare d'estate uno scialle? È proprio utilissimo in questa stagione, ma specialmente la sera, perché no? Che quando è d'estate li usiamo tantissimo, colorati, che abbiano pieni di luce con un lurex, con micro paillette, in cotone, in viscosa, insomma è un accessorio che non ne possiamo fare a meno. Quante di noi abbiamo tantissimi scialli, anche se non lo indossiamo proprio come si indossa uno scialle, oppure lo utilizziamo, lo mettiamo di lato o lo utilizziamo come pareo. Quante di noi abbiamo un pareo a scialle? Molte, o con le frange o anche senza, più forato o meno forato. Allora, adesso ho 7 scialli che ho scelto proprio per voi, che potete utilizzare anche come pareo, perché no? Allora andiamo a vedere il primo. Il primo è Glenda. Ho scelto questo perché anche se è lavorato in acrilico lo potete utilizzare, a parte mettendolo come vi faccio vedere nella foto, sia di lato e sia dietro, come si utilizza uno scialle, potete decidere, ma anche come pareo. Ho scelto questo perché il punto è proprio adatto anche come pareo, perché sono dei triangoli sia forati e sia maglia alta, particolare. Ovviamente nel tutorial lo faccio vedere con un filato acrilico, ma voi potete utilizzare un cotone tranquillamente. Scegliete un cotone, anche il fioccotone, ce ne sono tantissimi colori, ma anche sfumato, e questo è proprio adatto per questa stagione perché è abbastanza pieno, non è molto forato. Io l'ho realizzato in acrilico, ma voi potete realizzarlo benissimo in cotone. Andiamo a vedere il secondo, sono super veloce. Allora, questo è scintillante perché è bellissimo, molto molto elegante. Allora, questo è un filato realizzato con la seta, ma potete, e con un filo con micro paillette. Sono andata a vedere adesso la composizione sia di come l'ho realizzato, con due filati insieme. Non era pieno di luce questo filato, ma essendo molto pregiato perché era in seta, voi potete utilizzare sul cotone, in viscosa. Ci sono tanti filati che potete poi vedere che vi piacciono di più, ma potete scegliere in base anche al metraggio, vedete il metraggio, oppure in base all'uncinetto. Insomma, stiamo realizzando uno scialle, ora dipende se lo volete un leggermente più, diciamo, più pesante o un pochino più leggero, con questo punto pigna favoloso, a questi micro pailletti. Se non volete utilizzare questo filato e lo volete realizzare tutto in cotone, lo potete fare, potete mettere il filato micro paillette, fantastico, questo lurex che insieme al cotone è favoloso. Questo però è realizzato in seta. Devo dire che è molto molto particolare, anche molto elegante. Quando già diciamo che a Ferragosto metteremo sicuramente di sera, se facciamo una passeggiata, un bellissimo scialle con bel vestito, oppure con un top e un pantalone. Lo scialle è sempre molto molto carino da portare. Andiamo a vedere il terzo. Allora, il terzo, l'arabesque. Allora, l'arabesque l'ho realizzato con filato che era con, non so ancora se è disponibile, ma con la viscosa. Però voi potete scegliere sempre tutti i filati, perché lo scialle potete scegliere il filato che desiderate, perché tanto l'inizio, diciamo, è quello dipende poi dallo spessore, no? Se andiamo a utilizzare un uncinetto 7, un filato richiede l'uncinetto 7, sappiamo che lo scialle sarà molto più pesante. Se utilizziamo un uncinetto 3 o un 4 e mezzo, sappiamo che il filato comunque sarà leggerissimo, scegliendo poi un filato estivo come il cotone o un misto cotone con viscosa. In questo caso molto molto bello questo punto, fantastico. Questo filato ha molta luce, mi piace tantissimo e spero che vi piace anche a voi. Anche il punto abbastanza particolare, non molto forato, ma devo dire che è portabile anche come un, diciamo, un copricostume o un pareo, per cui si può utilizzare tranquillamente. Bello e anche molto ma molto fresco, perché contiene molta viscosa. Allora andiamo a vedere lo scialle. Questo è un altro scialle che l'ho utilizzato anche come, tipo, indossarlo anche come un Bactus. Questo scialle è particolare.
Allora, è particolare perché ha tutti questi cuoricini e l'ho realizzato sempre con un acrilico. Perché no, non realizzarlo col cotone? Diciamo che il numero di uncinette è lo stesso, ma anche all'incirca il metraggio, e possiamo realizzarlo anche in cotone. È bello perché possiamo scegliere un cotone sfumato, ce ne sono tantissimi di tanti colori, fioc color, e possiamo scegliere, diciamo, il colore più adatto a noi. E come copricostume, come pareo, direi che è perfetto, ma è perfetto anche come indossarlo come uno scialle, veramente molto bello, senza frange, cui non ha frange, solo questi cuoricini piccolini, facile da fare, perché mi sembra sono 2 righe, semplicemente da memorizzare, e poi ci sono gli aumenti di lato, perché non dobbiamo fare una lavorazione complicata oppure il punto da ricordare, facile facile da fare. Allora, andiamo a vedere un altro, vado a vedere la lista. Allora, un altro che abbiamo fatto, perché mi avete chiesto in tante, è il punto strega, in quante me l'avete chiesto in tantissime, per cui ho scelto questo punto, ho detto faccio un bellissimo scialle estivo. Ho scelto lo zefiro verde, questo scialle leggerissimo, si tiene veramente in mano un pugno, per quanto è leggerissimo, però vogliamo mettere qualcosa di particolare, noi lo mettiamo e abbiamo comunque le spalle coperte, abbiamo le spalle scoperte, non siamo coperte tantissimo, ma fa molta scena. Poi con questo filato che ha il lurex scintilla molto, anche perché d'estate il lurex ci piace, specialmente la sera. Io dico sempre la sera perché di giorno, diciamo, non usciamo con uno scialle difficilmente perché fa molto caldo, per cui nella sera d'estate probabilmente sì, quello si succede molto, che una sera è un pochino più fresca e vogliamo aggiungere qualcosa sulle nostre spalle, e lo scialle è perfetto, perfetto. Questo è il punto strega, ma avete anche una versione per realizzare una sola, perché no? Ho fatto tutte e due, trovate comunque sul mio canale tutte e due, basta digitare punto strega e lo trovate tranquillamente sul mio canale. Andiamo a vedere il sesto è molto particolare, molto chic, oro, per cui è, diciamo, un forato tranquillo, molto elegante, non ha un disegno fantasia, sono questi quadratini che vengono ripetuti, questa rete che viene ripetuta, molto carina, e ho scelto un filato che ha una composizione molto ricca, è il prezioso. Ha una composizione prezioso, qua un pochino sembra l'effetto lurex, molto morbido, sul 3% di lana se non sbaglio. Il resto ha una bellissima composizione con viscosa, per cui lo possiamo utilizzare benissimo anche d'estate. Poi potete sostituire, io vi faccio vedere tranquillamente un punto, voi potete scegliere il punto, lo scialle, e sostituirlo con un altro filato che voi preferite, con tutta tranquillità. Però questo è molto chic, non ha le frange, non c'è bisogno, ma si possono sempre aggiungere, che siccome a tutti questo punto rete, poi potete inserire le frange se vi piacciono di più, si può sempre fare. Andiamo a vedere l'ultimo, diciamo come punto, è il punto ragno. Allora, questo punto c'è chi piace, a chi non piace molto per le decorazioni delle maglie, un pochino meno sullo scialle perché risulta più complicato memorizzare il punto. Però insomma io vi lascio sempre delle schede tecniche anche sul mio blog luanadulciriflessi.com, e lì potete trovare comunque qualcosa che vi aiuta a avere uno spunto sicuramente. Allora, su questo punto l'unica, ecco, preoccupazione è andare a ricordare la sequenza dei punti, però passo passo, tornando indietro e avanti nel tutorial, poi si memorizza. Quando si comprende quali sono gli aumenti, allora il gioco è fatto. Diciamo che questo scialle spaventa un pochino alle principianti, ma non è proprio così, è facile. Diciamo un punto molto classico, molto aperto, con un filato misto cotone, un misto cotone molto fino, se non sbaglio è misto cotone 8, se non sbaglio. È molto, vi lascio tutti i link sotto, sia dei filati e sia di tutorial, in maniera che potete andare a vedere, e poi comunque vi lascerò sul mio blog tutta la sequenza e le spiegazioni
con tutti i filati poi corrispondenti in maniera da avere una scheda per voi. Dicevo di questo filato, è molto molto leggero, leggerissimo. Se vogliamo qualcosa come il punto strega, diciamo come il punto strega, si lavora con un uncinetto molto fino perché il filato è molto fino, però è bellissimo, di un'eleganza incredibile. Potete scegliere altri colori, ci sono altri colori, questo ho scelto il color miele, ma poi ci sono altri colori. Allora, io vi ho fatto una carrellata di scialle perché i scialli d'estate si usano tantissimo, specialmente dico la notte d'estate, perché si realizzano tanti scialle con tanti colori diversi dove possiamo indossarli con il lurex, con le micro paillette oppure colori neutri, perché no? Ognuno di noi ha le proprie preferenze. Allora io vi saluto, spero che questo podcast vi sia piaciuto, seguitemi anche su Instagram se volete e sul gruppo Uncinetto Dolci Riflessi. Vi lascio tutti i link sotto, le informazioni e aspetto i vostri commenti. Non dimenticate di iscrivervi, ho detto tutto in un secondo. Un bacione e ci vediamo al prossimo mercoledì.